Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, abbiamo fatto un pochino di pulizia nell'orto, quindi stiamo dando spazio per le colture invernali e la puntata di oggi è dedicata alla realizzazione qui del primo filare, quindi andremo innanzitutto a prendere le piantine e vi parlerò di due ortaggi particolari e soprattutto di come faccio io il sesto d'impianto. E non perdo altro tempo, vi porto con me a comprare le piantine. Ciao! Allora ragazzi, quando vengo qui mi sento un bambino dentro un negozio di giocattoli perché veramente andrei a acquistare tutto. Però andiamo con ordine e prenderò solo quello che mi serve per oggi. Oggi ho la fortuna di essere, anzi il privilegio di essere servito dal titolare. Ciao Walter. Ciao, ciao Claudio. Spesa fatta, adesso ci trasferiamo all'orto. Allora, eccoci qua, siamo tornati pronti per trapiantare le nostre bellissime piantine. Come avrete capito, oggi parleremo principalmente di cavolo toscano, una pianta che veramente ragazzi non può mancare nel nostro orto. Uno, perché è ricca di vitamine A, B, C, D, diciamo tutto l'alfabeto, tra l'altro è anche povera di calorie e quindi si adatta particolarmente a chi sta facendo un regime di dieta, e poi soprattutto è anche molto facile da coltivare perché questa pianta si adatta benissimo a condizioni di freddo. Anzi, leggevo che proprio quando le temperature sono particolarmente fredde questa pianta resiste tranquillamente fino a -10 e anche oltre. Il freddo dona una croccantezza particolare a queste foglie che tra l'altro sono buonissime da coltivare. Allora, cerchiamo anche di capire l'origine del nome. Cavolo toscano deriva dal fatto che in antichità veniva utilizzato tantissimo in questa regione, in Toscana, tant'è che è l'ingrediente principale della famosa ribollita. Cavolo nero perché è ricco di clorofilla, quindi questo colore molto scuro delle foglie, tra l'altro più la pianta cresce più le foglie diventano scure, è perché appunto è ricco di clorofilla. Allora, facile da coltivare, bisogna solo fare attenzione al terreno che tra l'altro noi abbiamo già lavorato, e questo per garantire una buona crescita dell'apparato radicale e soprattutto per evitare dei ristagni idrici. Questa pianta ha particolare esigenza di sostanza organica, quindi mi raccomando, quando la trapiantiamo effettuiamo una buona concimazione di fondo con del letame, meglio ancora come sapete se utilizziamo l'humus di lombrico che è un vero concentrato. In ottica di rotazione ortiva, tra l'altro vi consiglio di evitare di trapiantare questa pianta lì dove avevate piantato 1 o 2 anni prima cavoli, broccoli o quant'altro. Per il resto è una pianta veramente facile, tra l'altro la consiglio anche perché è molto produttiva, quindi se dobbiamo ottimizzare lo spazio del nostro piccolo orto sicuramente questo non può mancare, perché a differenza delle altre brassiche non forma una palla ma appunto si va a mangiare la foglia che tende a crescere sia in larghezza che in altezza, foglia che tra l'altro possiamo staccare volta per volta e portare sulle nostre tavole. Cerco di essere velocissimo. Per quanto riguarda la semina, si può partire da mettere i semini e questo lo si fa tra maggio e giugno, ed il trapianto solitamente avviene tra agosto e settembre. Questo perché questa pianta non ama moltissimo il caldo, quindi proprio adesso che siamo a settembre qui a Roma le temperature si sono abbassate, anzi tra l'altro sta iniziando, vedo già le nuvole che mi si avvicinano, quasi come un segno divino propiziatorio, perché adesso inizieremo il trapianto. Io nel frattempo ho preparato invece un'altra parte dell'orto, questo perché il mio primo filare era troppo ombreggiato dagli alberi. Questa pianta ha bisogno comunque di luce per far sviluppare queste belle foglie grandi, e quindi anche lì ho rimesso l'impianto di irrigazione, ho disteso nuovamente il telo della pacciamatura. Anzi, tra l'altro, qualora non l'aveste già fatto, vi lascio qui in alto il link della puntata dove parlo in maniera specifica di
come realizzo io l'impianto di irrigazione e pacciamatura. Niente, quindi oggi tra l'altro voglio lanciare una sfida, quindi prima che venga a piovere, allora la sfida è, abbiamo contato all'incirca sono 750 buchette da riempire sul nostro filare, devo riuscirci entro un'ora, quindi mi raccomando, a questo punto stoppate un attimo il video e scrivetemi nei commenti sì se pensate che io riesca a mettere tutte queste piantine in un'ora, e no, naturalmente, se pensate che questa sfida non riuscirò a portarla a termine. Non mi dilungo ulteriormente e iniziamo subito il trapianto. Ciao! Allora ragazzi, abbiamo finito, sono stanco, sudato, bagnato dalla pioggia che nel frattempo ci è venuta a trovare e adesso è andata via, ma sono molto soddisfatto perché in meno di un'ora, anzi ci abbiamo impiegato appena 40 minuti, siamo riusciti a portare a termine il lavoro e piantare oltre 750 piantine. Vi volevo però, prima di lasciarvi, mostrare il sesso d'impianto, perché questo era un aspetto che non avevamo visto. Allora ricordiamoci, il cavolo toscano deve essere distanziato almeno 50 cm tra una pianta e circa 1 metro tra la fila. Per ottimizzare questo telo io ho voluto accostarci la cicorietta a taglio, e questo perché per due principali motivi. Allora, il cavolo toscano è una pianta che richiede un pochino dal terreno, la cicoria no, e quindi così il terreno non sarà troppo stressato da queste colture, ma soprattutto perché il ciclo colturale del toscano è più lungo, la pianta inizierà piano piano a crescere in altezza con il tempo, con delle foglie che andremo sempre a staccare volta per volta, e nel basso rimarrà la cicorietta bella fresca che si potrà tagliare e portare sulla tavola. Allora ragazzi, io spero veramente che questa puntata vi sia piaciuta e soprattutto che vi sia stata utile per magari prendere degli spunti per il vostro di orto. Fatemelo sapere nei commenti, e soprattutto, qualora non l'aveste ancora già fatto, io vi invito sempre a registrarvi, anche Siri invita a registrarvi. Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto e noi ci vediamo come sempre al prossimo fantastico video. Ciao!